With this, all conditions have now been met. Now all that remains is Branch D, the final record of the singularity known as Zero. Divergence, Branch D. A single decision can change everything. So what do Zero's decisions mean for this world? Will they bring about salvation or destruction? Terra delle montagne. Essendo l'area iniziale, avere tutti i discepoli comporta un cambiamento piuttosto importante. Sant fa presente infatti che quasi tutti loro, eccetto Dito, dovranno uccidere la loro Intoner. E lui? Beh, dice, questo è il suo piccolo segreto. E rimarrà tale. Chu in questa timeline è già morta per cause sconosciute. Zero? Così incontriamo Four, che dimostra di essere finalmente uscita di testa. I've realized something. We don't have to be scared of this world. Because once I destroy it, there won't be a world to be scared of anymore. Sophia, come to me. Un altro angelo, quindi? No! Stavolta a farci compagnia è un drago, simile a Gabriel. A dragon? Finito il combattimento, la ragazza farfuglia qualcosa derivante dai falsi ricordi del fiore, per poi morire ed essere divorata da Mikhail, come prassi ormai. Gracious! He's evolved twice in one go! Fermi tutti. È il caso di fare una speculazione. Ciò di cui stiamo parlando non lo troverete da nessun'altra parte, ma è importante ragionarci. Prendiamo in considerazione i fattori che in precedenza avevamo attribuito al caso o al tempo distorto. Chu è già morta. Four decide di diventare una Intoner Killer. Four evoca un drago demoniaco. Four esce di testa. Mikhail evolve 2 volte di fila dopo aver mangiato Four. Cosa significa? Forse avrete già collegato. Molto probabilmente, Four è stata consumata dalla lontananza del discepolo, e non che prima fosse del tutto sana, e nel morboso tentativo di essere come la sua eroina Zero, potrebbe aver catturato un drago per renderlo demoniaco, quindi impazzendo del tutto come risultato, e uccidendo Chu con le sue mani. In qualche modo Four è riuscita ad assimilare il potere della Intoner, trasferendolo poi a Mikhail. Come l'ha fatto? Si può solo teorizzare, ma il cannibalismo potrebbe essere una orribile possibilità. In una scena di campeggio, intanto, Accord racconta al party ciò che sappiamo già. Schiva accuratamente una domanda che in effetti ci interesserebbe e dice a Sant quello che tutti pensavamo già da molto tempo. Ma è ora di proseguire in uno strano campo fiorito. 5. I thought I killed you. You dumbass. Questa putrescente versione di Five sembra soddisfare qualche orrendo fetish di Dito, che per aggiungere benzina al fuoco si allea con lei ed evoca il suo angelo convenzionale, Phanuel. Un angelo di troppo per noi, mitigato da Sant che prontamente evoca gli egregori, ma un'evocazione del genere senza la propria Intoner ha un costo molto alto. Ad ogni modo, arriva la fine del combattimento, e con esso arriva il conto da pagare per 2 persone. Eh sì, 2. Five, infatti, ridotta in quello stato, non era assolutamente in grado di cantare, ed un'evocazione è una magia troppo potente per essere sostenuta solamente da un discepolo. Gonna have to pay for it somehow.
come on! That's not even fair! I finally found it! I finally found a world I can live in and truly love! Potente al punto da privare gli evocatori di tutto il loro potere, riportandoli alla loro forma originaria. Dito quindi, sofferente per dover lasciare un mondo che improvvisamente amava, vola via insieme a Sent. My name is Mikhail, my name is Mikhail. I really love me some Zero. I'm not a stinky dragon, nor am I a dirty dragon. Hop on my back and let's go for a ride. Yay! Do. It's time for verse 2. My name is Mikhail, my name is Mikhail. I also love me some rotten meat. Give me praise, give me praise, give me praise, give me praise. Telling me I'm the bestest. Hop on my back and let's fly through the sky. Yay! Hey, Huh? there better not be a third verse. What? Sing again and I'll kill you. Fine. A questo punto rimangono solamente One e Free, e Zero salpa senza esitazione a dorso di Mikhail alla ricerca di quest'ultima. Redeem thyself, Azrael. C'è tuttavia una sorpresa ad attenderli. Trovata l'Intoner, infatti, la ragazza evoca a sua volta un drago antico demoniaco, segno che anch'ella ha perso la ragione. I think that's an ancient dragon. Ugh, he's too fast for me. I can't aim right. God, dude, how can something that damn big be that damn fast? In difficoltà contro il potente avversario, i due protagonisti vengono interrotti da un bizzarro quanto fortuito incontro. Decadus, infatti, improvvisamente piove dal cielo, in soccorso dei nostri eroi, atterrando proprio sul dorso del drago e scatenando la furia di Armaros contro l'ormai folle intonatrice. Armoros, uphold! E così salutiamo anche Decadus. Ci mancherai. Let's move. Dopo uno scontro all'ultima fiamma, Ezrael, il potente avversario, viene sconfitto e con lui Free. Ora rimane solo una cosa da fare, e stavolta sarà veramente la fine. Tra le varie cose, scopriamo quindi il motivo per cui Zero non può evocare un angelo tramite il canto. Nel momento della scissione, tanto tempo fa in quella piazza, il fiore rispose al tentato suicidio di Zero, rimuovendosi quasi totalmente dal suo corpo e non dividendosi equamente, portando con sé i frammenti in grado di evocare i Watchers. Quando questi frammenti iniziarono a lottare per la pace, decise di porre fine all'intera faccenda per salvare il mondo. Ma questo già lo sappiamo. In un flashback, tuttavia, vediamo uno dei primi incontri con Accord, in cui Zero, insieme a Michael, verrà istruita su come compiere la sua missione. When I realized I was infected by a flower that was going to end the world, I tried to kill myself. Well, technically I was already dead, but yeah. Anyway, I tried to rip the damn thing out, but in the end, that just made things worse. Torniamo
Torniamo al presente. Zero, stranamente, si fa strada in modo parecchio coatto attraverso la città cattedrale, mentre Mikhail combatte con Gabriel accorso nel frattempo. My name is Zero, the original Intonian, and the immortal... Knock it off! I'm trying to make a speech here! Now... Oh, for fuck's sake! Now I lost my place! How about this? One! Finalmente siamo faccia a faccia con One, nella timeline finale di questa assurda storia. M5310, E0040, GM. The flower's defenses created 5 sisters from Zero's body. At first, they were simply corpses controlled by the flower. But soon they gained self-awareness and began to act of their own free will. If the flower isn't destroyed, mankind has no future in this branch. Some of us are of the opinion that this branch should be sealed off at once, but I disagree. Messiah, invade! Octa! Dopo un breve scontro iniziale tra le due, il nostro sempre rigido Octa interviene evocando il missile per bloccare One. A pity we couldn't grind the whetstone one last time, my lady. See? Even in times of crisis, my man's sword is as sharp as a witch's... Un sacrificio però vano. Nemmeno l'angelo riesce a reggere la smisurata forza dell'ultima Intoner, soccombendo sotto i suoi colpi. Ed è qui che finalmente Accord interviene. Placcando One e dando ordine ad una sorta di telefono, infatti, l'androide riesce a trasformarsi in un'enorme granata EMP che distrugge lo scudo attorno all'Intoner. Just make sure you're ready. If you die here, this entire branch is going to terminate. Understood. Executing code. Non si sa se la coscienza sviluppata da Accord sia rimasta salvata da qualche parte, o se quei cambiamenti si fossero sviluppati solo all'interno di quel preciso androide, ora morto. I thought you weren't going to interfere. Yes, but this went a little different than I had planned. However, I think this way was more human, wasn't it? Tell the whole world. I said hi. Nel mentre, Mikhail vola sopra Zero. Questa volta ce l'hanno fatta, ma la ricompensa non sarà piacevole. Zero. This is it. Once the flower's in full bloom,
You have to destroy it. You've grown strong. Mikhail. Zero, you big dummy! Zero libera il fiore, riunendosi finalmente con le sue sorelle, che appaiono una alla volta nella gigantesca formazione floreale creatasi sopra la città cattedrale. Qui prenderemo il controllo di Mikhail, che dovrà combattere contro il fiore ed il suo ultimo canto. Recording. Dopo essere riusciti nell'impresa, interviene quindi un nuovo androide di tipo recorder a confermarci che il fiore è stato apparentemente sigillato in un altro universo. Tuttavia, non c'è garanzia che non tornerà. Fino ad allora, le recorder continueranno ad adempiere al loro scopo e a registrare gli eventi del tempo. Questo androide manifesta tra l'altro qualcosa di strano verso Zero, qualcosa che ci fa intuire che tutto ciò che è passato a Cord non è stato completamente perduto. Zero is still alive. And that someday she and I will see each other again. La fine, quella vera, di questo videogioco e di questo viaggio è quantomeno enigmatica. Handover of recording duties complete. Excellent work. Well, I wonder how the future's going to unfold from here on. Ow, 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 ow. Goodness Here's another gracious. huge mess for us to deal with. That was... Right. Everyone split up and begin recording. Understood. I hope to see you again someday. But until then,
I'd like to say thank you for playing.